Ciao. Salve. Sto cercando mia moglie. Un attimo. D'accordo. Ok. Ok. Se deve succedere qui, allora deve succedere qui. Non ti permetto di sbarazzarti di me. Cosa mi rispondi? Un tempo era la mia specialità, lo sai, ero bravo in salotto, mi mandavano a casa e io li convincevo. E ora io proprio... non lo so. Ma stasera, per il nostro progetto, per la nostra società, è stata una serata molto importante. Una serata molto, molto importante. Ma non era completa. Non era neanche lontanamente avvicinabile a una qualsiasi possibile completezza, perché non potevo condividerla con te. Non sentivo la tua voce e non potevo ridere insieme a te. Mi manca mia moglie. Viviamo in un mondo cinico. Un mondo cinico. E lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive. Io ti amo. Tu mi completi. E io dovevo proprio... Smettila. Sta zitto. Mi avevi già convinto al ciao. Mi avevi già convinto al ciao. Sapete, questo è il miglior gruppo di autocoscienza in cui sono stata. Carino questo pezzo, a me questo film è sempre piaciuto moltissimo. Il finale, naturalmente, particolarmente romantico, hollywoodiano, eccetera. Però questo finale ha tre cose che mi piacciono molto, anzi due, perché una è la bella René. Le due cose serie sono il concetto del saper chiedere scusa e il concetto del combattere per ciò che si vuole. Vedo che la gente, avrete visto anche voi, ha difficoltà a chiedere scusa. Non ha difficoltà a chiedere scusa per cose che non ha fatto, per cui chiaramente una persona sta sulle sue, ma ha difficoltà a chiedere scusa per cose, per problemi, per conflitti che ha generato, come se pensasse che chiedere scusa sia in qualche modo lasciare dei propri pezzi in giro di sé, della propria sicurezza, del proprio orgoglio, e quindi è meglio avere un atteggiamento duro, algido, di distacco, dove si aspetta sempre che sia l'altra persona a fare la prima mossa. E non è così, perché naturalmente una persona che è sicura di sé, di dignità, di capacità di ammettere i propri errori, ne ha da vendere. E quando una persona alla quale chiediamo scusa riceve le nostre scuse, se ne accorge, cioè è una bella figura che facciamo, è la capacità di dire «Ehi, ho sbagliato». Non è che uno lo debba dire in una dimensione drammatica, necessariamente drammatica. Lo dice con serenità, lo dice con semplicità, perché sappiamo tutti di essere umani, di essere fallibili, e quindi si può sbagliare, è una cosa naturale, però bisogna anche saper chiedere scusa. Non è difficile, non è inumano, non è umiliante, a meno che noi non stiamo chiedendo scusa a qualcuno che utilizza questa nostra capacità matura per farci sentire ulteriormente in colpa,
o per umiliarci, però in quel caso il problema, francamente, è suo e il problema diventa nostro se ci teniamo al fianco persone del genere. Ma chiedere scusa è una cosa francamente naturale, facile, importante e assolutamente decorosa, primo. Secondo, combattere per ciò che si vuole. Io ai miei tanti post ho sempre in qualche modo fatto l'elogio della dignità, del valore di sé a prescindere dalla coppia, a prescindere dal gruppo, ma contemporaneamente, e non è un controsenso, l'importanza della, come dire, della relazione, no? Dello stare insieme agli altri. Questo, a propria volta, non è in contrapposizione al fatto che quando tenete a qualcosa dovete combattere per essa, per una persona. Cioè, se questa persona vale, l'orgoglio è un'insensatezza, è una rigidità, è una difesa schematica che non porterà nessun bene alla coppia. Adesso poi il filmato era relativo a una coppia, poi spesso noi questo concetto del combattere per qualcuno è relativo sempre un po' alla coppia, all'amore. Attenzione, combattere per avere qualcosa non vuol dire né essere oppressivi né andare ai saldi, non vuol dire svendersi, non vuol dire pietire, non vuol dire pregare una persona perché ci voglia bene. Stiamo parlando di qualcuno che possa saper riconoscere i nostri sforzi e la nostra volontà di stare con lui, con lei, e ci dia in cambio un sentimento, cioè è una cosa equilibrata. Tutti questi atteggiamenti del tipo no, lo chiamo prima, lo chiamo dopo, deve chiamare lui, è lui che deve fare la prima mossa, ma vanno bene se avete 15 anni. Se non avete 15 anni state solo perdendo del tempo, state perdendo dei bei momenti, dei piccoli momenti di felicità, che sono quelli di farsi riconoscere per quello che siete, per ciò che desiderate, per la voglia che avete di quella persona, e il fatto che possiate far sentire importante quella persona, la possiate far sentire unica. Guardate che quando facciamo sentire qualcuno importante, questa persona ha un ritorno su di sé, ma anche su di voi, molto positivo. Naturalmente qual è il problema? Il problema è avere di fronte una persona matura, che sappia riconoscere questo, che non ne sappia approfittare. È importante che capire dove è il limite fra il combattere, il sapersi inchinare con decoro, non inchinare servilmente, e forse la cosa più difficile è quella, capire appunto quando stiamo superando i limiti della nostra stessa dignità. Ma io non sto parlando di perdere la dignità per qualcuno e di appunto pietire l'affetto. Io sto parlando di sapersi riconoscere come anche fragili in qualche momento, come anche bisognosi della presenza di qualcuno, e di dirgliele, dire sei importante, io senza di te sento che mi manca una parte. Questa è una cosa bella e, ahimè, in questa società che sta andando verso una deriva narcisistica, queste cose si stanno perdendo. E io non voglio preconizzare una società romantica dove la gente si parla affacciata ai balconi in stile shakespeariano. Però non vorrei neanche vedere una società nella quale tutti stanno sulle proprie, tutti cercano di salvaguardare con le unghie e coi denti non un affetto o una persona, ma gli orgogli, le proprie identità, e poi ognuno si trasforma in un'isola narcisistica, dove alla fine sei il re perché sei solo, non hai più il contatto con gli altri, non hai più il ritorno della comunicazione con gli altri, no? Per cui, voglio dire, il chiedere scusa e il dimostrarsi decorosamente bisognosi dell'altra persona, che è un bisogno ampio, non è uno stato di necessità. Attenti, non stiamo parlando di un disturbo di dipendenza, quello è un problema. Stiamo parlando del ti amo, stiamo parlando dell'amore in senso anche più lato, non solo dell'amore nella coppia, per cui è un bisogno del genitore verso il figlio, del figlio verso il genitore, verso gli amici, no? Capite? Per cui tutti questi atteggiamenti particolarmente schematici, rigidi, sclerotizzati, difensivi, del io non chiedo scusa, del io non faccio vedere che ci tengo, con buona pace di Marco Ferradini e del suo teorema, non vanno bene a meno che appunto voi non abbiate
15 anni, perché, ve lo dico come privato cittadino, ma questo lo sapete benissimo anche voi perché parlate con amici, con conoscenti, ve lo dico come psicologo e psicoterapeuta, la gente si sente sola, perché non riceve queste scuse, perché non riceve queste frasi di affetto, non viene fatta sentire importante e si sente sola perché spesso diventa essa stessa incapace di chiedere scusa e di far sentire qualcun altro importante, e ci credo perché sta diventando fuori moda questa cosa, sta diventando di moda invece essere fighi, essere persone vincenti, dove vincente vuol dire che sei l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo o la donna. Non è una cosa buona, non va bene, per cui senza raggiungere gli idilli romantici di Tom Cruise, ricordatevi che chiedere scusa è qualcosa di bello e di giusto, e che combattere per qualcosa che amiamo è una delle cose più belle che voi possiate fare, non solo per l'altra persona, ma per voi stessi, perché in realtà dietro questa capacità di darsi c'è una grandezza che l'egoismo, il narcisismo e la società dell'immagine deve ancora imparare a comprendere. Io vi saluto e al prossimo video.